stiamo a Roma, è da tanto tempo che mancamo a questo mercato, che è il mercato nostro. Io portavo Mario a questo mercato trionfale. Da piccolo. Come stai? Nel passeggino stai? Nel passeggino, mettevo tutte le buste sul passeggino e andavo, mi facevo 1 chilometro andare, 1 chilometro ritornare a piedi e facevo spesa. Quindi oggi che voglio fare? Vi voglio far vedere come si fa la spesa, da quale banco, qual è la cosa che per prima bisogna fare e che cosa bisogna vedere quando si fa una spesa di qualità. Mi avete richiesto in tanti questa cosa, quindi vi porto con me e Mario al mercato e facciamo la spesa. E noi facciamo colazione. E pure colazione faremo, dai, che questo non ha mangiato oggi, dai, andiamo. Questa parte del mercato è quella dove compri quelle cose che non trovi negli altri banchi, ma che roba è? È soprattutto roba etnica. Quindi puoi trovare i germogli freschi, puoi trovare il coriandolo fresco che difficilmente si trova, puoi trovare la patata quella dolce di diverse tipologie, quella rossa e gialla, puoi trovare tutto lo zenzero sempre fresco, il platano. Per quando devi fare delle ricette, diciamo tra virgolette, etniche con un tocco di orientale, ti vieni a questi banchi e c'hanno tutto di più. La papaya verde che è buonissima per fare insalate, la papaya salad. Daikon, guardate, non deve essere forse una cucina estremamente diciamo etnica, può essere anche un fusion, perché il daikon è buonissimo anche col bollito, grattato, è un po' piccante, si può fare un'insalata con daikon e carne o pollo, quello che sia. Cioè, uno si può divertire. Qua la fantasia deve galoppare. Andiamo a vedere però le cose. Carne, perché tu vuoi andare alla carne? Vuoi andare a mangiare la carne cruda? Andiamo, va. Andiamo dal macellaio. Lei è l'esperta dei funghi. A seconda delle stagioni cambi il tuo banco. Guardate che c'ha. Fighi, il settembrino, questo è l'ultimo figo, quello che ha preso il sole, prima che arrivano gli acquazzoni grandi, abbiamo fatto cacio e pepe e fighi. Ti parlano, i prodotti ti parlano, li vedi? Vedi quanto sono belli, quanto sono freschi, poi bisogna venire presto al mercato. Sono le 8:30 e anche prima bisogna venire. Andiamo a vedere, guarda l'uva che c'ha. E poi fa la foto, dai. Certo. Dai. Le giuggiole, che sono delle piccole mele, hanno il sapore di mele. Vuoi assaggiarla una? Dai, assaggia. E dentro ci sta un ossicino, dai, prendi un mozzichetto. Oh, tieni la mano e te lo imboccare. E dai, Funghi, porcini, galletti, chiodini, cardoncelli. Nel mercato ancora ci stanno queste figure, quelli che vendono l'ova, solo l'ova. E ci sono tutti i tipi. Vedi? L'ova bianca, ti mette la categoria, ti mette la scadenza, tutto quanto messo a posto, ordinato, non ti dà la plastica, lui ti dà il cartoncino, capito? Ci tiene a queste cose. E poi l'ova dei vari prezzi, dai 35 centesimi l'uno fino al 45, l'ova biologico, categoria A, tutto. Quindi qui ti puoi vedere quello che veramente fa il caso tuo. Le uova per me sono stra importanti, noi le consumiamo tantissimo. Questo è fighissimo. L'olivaro, quello che vende soltanto olive sott'olio. Comprate le olive piene di plastica a dei prezzi assurdi, a 20 euro al chilo, perché là sono 2-3 euro al chilo le comprate. Quando potete venire qua e comprare, guardate a che prezzo. Compri sfuso, compri i capperi sfusi, compri olive sfuse a peso e guarda, invece di comprare quelle olive dentro a quel barattolo di metallo senza nocciolo che non hanno gusto, guarda qua ci stanno le olive di tutti i tipi, quindi l'Occino, la Paternò, quindi qui ti puoi sbizzarrire. Quante volte è capitato di comprare i pomodori secchi già messi sott'olio, che è un olio dei semi che scadente o un olio di oliva non tanto alla grande, tu puoi fare una cosa che è questa qua, ti compri i pomodori secchi, te li scegli o questi o quelli là più piccolini e te li fai a casa e così ti mangi pomodori secchi fatti da te, buoni, cioè essiccati da un altro ma conservati. Quando andiamo a fare colazione? Ma io devo fare ancora un po' di colazione, devo portare fuori la colazione, sempre meno questo. Adesso tutti quanti consumiamo più frutta secca, è vero? Fate tante storie che volete inquinare il mondo, poi compriamo tutta roba monoporzione, è vero Mariuccio? Sì, e c'è un sacco di plastica, qua e spendete un sacco di più. Fate i conti quanto costa al chilo con la frutta secca e comprate qua la bustina piccola piccola. E invece guardate quei prezzi. I mirtilli 1,50 euro, i pistacchi a 2,50 euro, un etto, gli anacardi a 2,50 euro e se prendi i diretti costano 6 euro. Quindi avete la possibilità di comprare tanta frutta secca, poco prezzo, sempre fresca e senza inquinare il mondo con tutta quella plastica. Come stai? Come stai bene?
Dai, bello, tutto a posto. Lui è l'esperto dei pomodori, c'ha tutti i tipi di pomodori, guarda. Guarda qua, Rosa di Sorrento, il cuore dei bue, i verdoni, guarda quanti pomodori che ci stanno, tutte le tipologie. E il San Marzano quello vero, guarda. Ti ripii proprio dei colori che ci stanno, i profumi. Senti l'odore del pane, senti l'odore del formaggio. Il mercato è bello per questo, perché ha dei profumi pazzeschi. Come si scelgono i pomodori? Dipende che cosa vuoi fare. Se vuoi fare un'insalata, quello mi piace più di tutti quanti, il rosa di Sorrento. Se vuoi fare una salsa, sicuramente un piccadillo potrebbe essere buonissimo, un datterino, un San Marzano bello maturo. Devi vedere la maturazione. È giusto che se per fare una salsa deve essere un pomodoro molto maturo. Per fare un'insalata deve essere un pomodoro di questa maturazione, ecco. Questo è perfetto per fare un'insalata. Vedo, c'è ancora un po' di giallo, lo amo così questo pomodoro, la rosa di Sorrento, in questa maturazione. Siamo a settembre, quindi è la fine dei pomodori, sono gli ultimi pomodori attaccati alle piante, quindi adesso c'è un cambio stagione. E infatti lo vedete da questo, che ci stanno le zucche, quindi finiscono i pomodori, iniziano le zucche, si raccolgono le noci, ci sono anche le noci, quindi la stagione sta cambiando. Fine settembre i pomodori non li compro più, l'unico pomodoro che si può comprare è il piennolo e questi qua sono quei pomodori che io vi consiglio da comprare e usare perché sono pazzeschi per farci il sughetto d'inverno e fino a marzo-aprile ce l'abbiamo. Non vi spaventate del prezzo perché questi pomodori vi rendono il doppio del pomodoro normale perché essendo un po' asciutti non hanno acqua, quindi è un pomodoro che subito ti dà una grandissima resa, quindi costerà quasi 14 euro, però ne vale il doppio, ne vale. Abbiamo tre tipologie di zucche qua, al momento. La Vanity, l'Hokkaido e la Delica, la Mantovano. Hanno tre consistenze differenti all'interno, addirittura questa qui della Hokkaido puoi mangiare pure la buccia, c'ha un gusto molto che si avvicina alla castagna e sono tre zucche che veramente vi consiglio perché sono poco acquose, sono compatte, quindi c'è una bella polpa, non perde tanta acqua, si può fare un bello gnocco, si può fare una bella crema, si può fare un bel ripieno per un tortello, quindi sono quelle zucche che sono perfette per fare quel lavoro là. Mentre la napoletana, come quella lì, che è un po' più acquosa, io ve la consiglio da fare al forno, buonissima, gratinata, col formaggio, senza formaggio, non te la faceva tagliata sottile sottile in forno col pan grattato e un po' di sale e pepe, basta, però diventa croccante e buona, perde un po' tanta acqua ma è buonissima, è più economica questa, costa molto di meno di quella, costa meno della metà. Ah, una cosa importante, l'aglio, guarda l'aglio, guarda che aglio quello. Allora, periodo dell'aglione, quindi cominciate a prendere l'aglio, quello buono, no quella roba già imbustata. I limoni, guardate, sono sicuro che tu vedi questo limone e non lo compri, ma questo è il limone che devi comprare, perché guarda com'è, è brutto esteticamente, ma è quello non trattato, è quello che tu fai così, senti un po' l'odore? Buono. Senti che buono, allora quindi che vuol dire? È un limone non trattato, poi la buccia la puoi grattare, te la puoi mangiare, ho sempre lavato perché stavo in giro così, però non vi fate ingannate agli occhi, nel senso tante volte vedete quella roba bella bella, ma non sapete niente e chissà dove arriva, ok? Andiamo a fare colazione? Andiamo a fare colazione, dai, vieni qua. No, sta là. Macellaio, no, al macellaio. Ah, bello! Qua siamo venuti a fare colazione. Tu dici, dove non vai al bar, no, ma al macellaio a fare colazione. Taglia, questo c'ha fame, taglia. Questa è la parte finale del filetto, ok? Vedete, guardate che bello. Allora, no, è qua la schiena, qui, guarda, faccio vedere dove sta il filetto sta qua dentro, ok? È una parte buona perché lavora poco, perché sta così la mucca, no? Non è che si alza in piedi, sta piegata, sta in quattro zampe, quindi questa parte è sempre più tenera, guarda. Mi piace Mario? Pensate se ci mettiamo un po' d'olio. Un po' di sale. Quanto è buona. Per la carne bisogna andare ad occhio nel senso, per tutto quello che devi fare. Se ti cucina qualcosa devi fare in tegame, una lunga cottura, ti prendi un taglio meno nobile, però che sia della stessa qualità di quella delle bistecche, no? Quindi scegli muscoli più duri, più tenaci, perché i muscoli sono le parti qua
che stanno sulla parte anteriore o posteriore dove l'animale poggia, quindi sono un po' più tenaci, più duri, e userai questi tagli qua. Questi sono muscoletti, muscoli degli stinchi. Queste sono costate, e questa invece è una fiorentina, una T-bone, come l'avete chiamata voi, perché vedete c'ha quest'osso a T e ci sta dentro il controfiletto e il filetto. Anche questa è una T-bone e lo stesso è anche questa. Trippa, buonissima, spezzatino di vitella, fegato di vitella, buonissimo, io lo preferisco il fegato di vitella per farlo in padella. Se vi piace la carne, ma vi piace la carne veramente e volete saperne di più, ho fatto un corso sulla mia accademia di cucina di carne pazzesco online, dove vi faccio vedere tutto, da come vengono allevati, da come vengono fatte le mezzene, i quarti anteriori, posteriori, i lombi, come vengono tutti sezioni di vari tagli e che cosa servono, che cotture bisogna fare. Ho fatto un corso fighissimo e fa tutto in moduli, da 5 minuti che sono veloci da vedere. Se siete interessati, Accademia di Cucina di Max Mariola, fighissimo, corso di carne. Allora, questo è lo scamone, ok? Da questo taglio di carne, lo scamone, si ricava la picagna. Che in Italia la fascia da pezza. La fascia da pezza, che a Roma la fascia da pezza, pezza, perché bravo. la pezza è lo scamone per tutta la vita. La pezza, il nome pezza di questo taglio di carne è per i romani, invece per tutto il resto d'Italia si chiama scamone. Dovete creare un'amicizia con chi vende al banco. Il pesce va scelto in una certa maniera, c'è anche qui la stagionalità. Sicuramente adesso il periodo del pesce spada. Guardate la carne, chiarissima, bella. E guardate la freschezza del pesce, guardate qui dentro, nella parte qua interna della spina dorsale. Vedete, bello fresco. Pesci locali, come vediamo? Pure questo, merluzzo, guardate che meraviglia, bellissimo. E guardate, le lampughe, scorfano, pezzonia. Allora, questo è il cefalo, che tante volte dicono, vabbè, ma il cefalo sta dentro i porti. No, questo è un cefalo di profondità, lo vedete dalla macchietta color oro che ha sulla testa. Quando vedete questo cefalo, pigliatelo che è buono, meglio dalla spigola quella di allevamento che comprate. Pensate niente, questo è bello gustoso e saporito. Totani, buoni, non comprate solo esclusivamente i calamari, fagli dei totani, guardate che sono belli. Guardate l'occhio com'è, stupendo, guardate i colori. Questo è pesce locale, è un'altra storia quando ti mangi questo, non ti mangi la roba allevata che gli danno il mangime con i polli. Manco vi voglio far vedere il salmone, lei lo vende giustamente perché la gente lo chiede, però ragazzi, mangiamoci la roba nostra. Questo è fondamentale e anche nel pesce c'è la stagionalità. Per esempio adesso l'Adriatico sta in fermo biologico e invece mentre nel Tirreno si pesca. Quindi ci sono anche questo tipo di fermi per far ripopolare il pesce, giustamente, perché sennò via, qua finisce tutto. Altra cosa fondamentale, quando vedete coda di rospora una pescatrice con tutta la testa è locale. Poi la fritturina buonissima, costa poco ed è eccezionale. Guardate, trigliette, naselli, queste qua noi le chiamiamo volgarmente fighe. Sono tipo delle sogliolette, vedete, un pesce piatto, buonissimo. Questi fritti sono pazzeschi. Questa è la fritturina, ragazzi, da impazzire, la frittura di Paranza. È il mio banco di verdura preferito perché è proprio un produttore diretto, quindi vende quello che produce. E guardate qua, cicoria a taglio, la rucola, no, basta buste, guardate qua, un mazzetto di rucola costa 70 centesimi. Con 70 centesimi qua, poi questo qua è un denetto di rucola, voi ci comprate un decimo di busta di quelle che comprate. Quindi il sapore è più buono, saporito, è più divertente e poi è un'altra rucola, ragazzi, da mangiare, è bella, piccantina, saporita, gustosa, quindi dovete smettere di comprare queste buste, risparmiate non comprandole e ci guadagnate nel gusto e nel sapore. Guardate l'insalata al chilo quanto costa? 2,50 euro. Con 2,50 euro voi ci comprate meno di 100 grammi di insalata dentro una busta. Ragazzi, dovete fare la spesa e qua vi mangiate roba raccolta ieri pomeriggio e messi sul banco adesso. Guarda che aglio che ho, guarda questo deve comprare. Sozzo di terra, tutta la roba pulita che viene dall'altra parte del mondo, guardate, italiano, aglio italiano, guardate. E quando esci al mercato esci sempre bello, pieno, carico di buste e vedete portare qualcuno più giovane di voi che vi aiuta a portare i pesi. Qual è la più leggera? Ma tu sei porti quella più pesante perché si diventa più forte. Quindi
divertitevi, portate i vostri figli, i vostri nipoti al mercato e fate vedere qual è la roba che poi un giorno dovranno comprare pure loro, perché dovete tramandare questo insegnamento. Mi raccomando, scrivete nei commenti se vi è piaciuto questo giro del mercato, se ne volete altri che vi faccio vedere altri mercati, e una cosa importante, iscrivetevi al mio canale.